Bentornati alla Guida senza impegno alle bande di Mordheim, la serie realizzata in collaborazione con i ragazzi di Mordheim Italia, dove cerchiamo di darvi un'infarinatura generale delle varie bande che si possono giocare in questo ormai leggendario gioco di schermaglie. Oggi riprendiamo l'argomento mercenari per scoprire quelli di Middenheim, gli ultimi che ci mancano del manuale base. Andando in ordine cronologico, dopo passeremo quindi alle bande presenti nell'almanacco annuale del 2002, anche se in realtà sto valutando di fare uno speciale sulle dramatis persone, i personaggi speciali, presenti sempre nel manuale base. Se l'idea vi piace, fatemelo sapere nei commenti. Oggi però parliamo di Middenheim, detta anche la città del lupo bianco. Un'enorme città-stato arroccata sulla cima di una montagna e circondata da immense foreste, su nella parte nord del Middenland, una delle province dell'impero. Non siamo ancora all'estremo nord, ma il clima è comunque freddo, quindi vanno di moda polente cinghiale, pellicce, barbe lunghe e uomini pelosi. I mercenari di Middenheim, ma in generale tutti gli abitanti di queste zone, sono infatti famosi per essere degli omoni, alti, muscolosi, forti e indomabili. In battaglia hanno fama di essere aggressivi e sprezzanti di ogni pericolo, tanto da avere persino una certa avversione per gli elmi, che vedono un po' come una cosa da deboli. Per questo sono soliti prendere in giro chi sceglie di indossarne uno. Un altro elemento caratteristico molto diffuso tra i guerrieri è la pelliccia di lupo, che per queste persone ha un forte valore simbolico e rituale. Stando alla tradizione, infatti, può essere indossata solo dopo aver ucciso un animale a mani nude. Per il resto, in generale, prediligono l'uso di armi pesanti come asce, magli e spadoni, così da sfruttare al massimo la loro proverbiale forza fisica, che tra l'altro è proprio rappresentata in gioco da una regola speciale che conferisce a molti dei loro eroi un bonus di +1 alla forza. I loro colori principali nel vestire sono il blu e il bianco, gli stessi che troviamo sugli stendardi della città, questo qui con sopra il lupo bianco e la fortezza. Passando un attimo al lato politico, se avete visto gli altri due video sui mercenari, e se non l'avete visto vi consiglio di andarveli a recuperare prima di proseguire, sapete poi che l'epoca in cui si svolge Mordheim è chiamata l'era dei tre imperatori, momento storico in cui l'impero è in piena guerra civile, con tre figure principali che aspirano a sedersi sul trono: Siegfried, il principe del Reikland, Lady Margrethe di Marienburg e il nostro Manfred Todbringer, conte di Middenheim. Lui fa parte della dinastia dei cosiddetti imperatori lupo, cioè i candidati al titolo di imperatore sostenuti dalla chiesa di Ulrich, l'antico dio della battaglia, dell'inverno e dei lupi. Il culto di Ulrich ha un ruolo centrale in Middenheim, non solo perché la città è sede del suo principale tempio e ospita Ar Ulrich, il suo gran sacerdote, una figura religiosa e politica di grande rilievo in tutto l'impero, ma anche perché il dio è proprio legato alla sua origine. Secondo la leggenda, infatti, il picco su cui sorge Middenheim fu donato a Ulrich da suo fratello Tal, dio della natura e delle terre selvagge. Per aprire il regalo, diciamo, Ulrich diede quindi un pugno alla montagna e ne staccò la punta, creando così lo spiazzo su cui poi sarebbero sorte la sua città e il tempio a lui dedicato. Per questo motivo la montagna viene chiamata Faustschlag, che nell'antica lingua teutogena vuol dire colpo di pugno. Ora non sto lì a raccontarvi tutta la storia perché è lunga, ma poi in quel posto si stabilì la tribù dei teutogeni, da cui ancora oggi la gente di Middenland si vanta con fierezza di discendere. Poi arrivò Sigmar a unificare tutte le tribù e a fondare l'impero. Vi basti sapere che nel momento storico in cui ci troviamo, in piena guerra civile, il culto di Ulrich è la seconda più grande religione dell'impero, dopo il culto di Sigmar, nato però molto più tardi. E tra le due chiese c'è un'accesa rivalità da secoli, tanto che il culto di Ulrich per moltissimo tempo ha persino negato l'ascensione divina di Sigmar, ritenendolo solo un eroe che è stato in grado di compiere le sue grandi imprese grazie al supporto divino di Ulrich stesso, quindi in qualche modo a lui subordinato. Comunque sia, il contrasto tra le due religioni si riflette anche a livello politico. Per questo motivo i soldati di Middenheim, quelli del Reikland, non si possono vedere. In ogni caso anche Manfred Todbringer, il nostro imperatore lupo e conte di Middenheim, finanzia spedizioni tra le rovine di Mordheim nella speranza di mettere le mani su quanta più malapietra possibile, così da usarne i poteri per perorare la sua causa. Con questo direi che abbiamo detto più o meno tutto quello che c'è da sapere sui mercenari di Middenheim. Ora invece passo la palla a Daniele, uno degli amministratori di Mordheim Italia, per farci raccontare quali sono i punti di forza e di debolezza degli omoni di Middenheim a livello di regole e vedere un po' come funzionano sul tavolo da gioco. I mercenari di Middenheim sono una delle tre bande umane del manuale base di Mordheim. Sono caratterizzati da un approccio molto più legato al corpo a corpo rispetto alle bande del Reikland legate al tiro e a quelle del Marienburg legate all'equipaggiamento. Il loro punto di forza è certamente il valore di forza 4 che hanno il comandante ed i bravi, che li rende molto pericolosi soprattutto una volta che abbiano sviluppato delle abilità grazie all'esperienza. Le bande del Middenheim hanno però uno svantaggio contro le bande molto numerose, come i non morti, o sfuggevoli come gli Skaven, o più in generale quelle che privilegiano l'approccio al tiro. Il loro tiro, a differenza dei mercenari del Reikland, è mediocre, gli arcieri cominciano con abilità 3 invece che 4 e non hanno corone supplementari, a differenza dei mercenari di Mario. I modelli
Utilizzati solitamente hanno degli schemi di colore basati sul bianco e sul blu e a livello modellistico sono molto interessanti perché richiedono di aggiungere i modelli di base, mantelli di lupo, barbe raccolte in trecce e a livello di armi, martelli, grandi asce o altre armi dall'aspetto vagamente barbarico o vichino. Per un giocatore principiante, i mercenari di Middenheim sono una delle bande più consigliate proprio per questo approccio molto semplice, molto diretto e che li rende adatti in una grande varietà di situazioni. Chiudiamo il video come sempre con una rapida occhiata all'aspetto modellistico e devo dire che se vogliamo rimanere sul fronte GV, mettere su una banda di mercenari di Middenheim nel momento in cui registro, febbraio 2026, è un'impresa un po' complessa. Se andiamo per esempio a vedere la scatola base dei mercenari umani di Mordheim, trovo che delle 3 fazioni disponibili, Middenheim sia quella per cui si adatta peggio. La base è abbastanza solida, però manca tutta la parte di pellicce e ninnoli a forma di lupo che caratterizzano i modelli come veri uomini del nord, quindi bisognerebbe molto lavorare con la materia verde per aggiungerli. Oltre a questo c'è poi la solita questione che la scatola è fuori produzione da un sacco di tempo, difficile da reperire e quindi piuttosto costosa. Sfortunatamente nemmeno i modelli per Old World ci vengono molto in aiuto. A livello teorico io partirei da una scatola di grandi spade o di soldati provinciali dell'impero, che tra l'altro vi ricordo contiene gli stessi modelli usati per i mercenari di Mordheim, ma il problema di pellicce ed accessori rimane, per non parlare del prezzo francamente proibitivo di entrambe le scatole. Dentro poi ci sono molti più modelli di quanti ne servono per fare una banda completa, quindi bisognerebbe trovare qualcuno cui condividerla per smezzare i costi. Insomma, è un po' un casino. Per quanto riguarda gli eroi, secondo me si può tirare fuori qualcosa dai 2 kit dei guerrieri teutogeni e della loro squadra di comando, a seconda dei gusti. A parte loro, 2 preti guerrieri di Ulrich e un gran maestro del lupo bianco a cavallo, però i personaggi specifici di Middenland non sono al momento in vendita sul negozio online di GV, quindi vanno eventualmente cercati sul mercato secondario. Ultima cosa che mi viene in mente, se nel 40.000 giocate lupi siderali, magari potete provare a recuperare qualche testa o accessorio pelliccioso dai bits avanzati da lì, ma la vedo comunque complessa come conversione. Se invece lasciamo il mondo GV e ci spostiamo sui prodotti di terze parti, la situazione diventa molto più semplice. Vi segnalo innanzitutto il kit di barbari di Frostgrave, che essendo tra l'altro un gioco a tema invernale, calza a pennello e ha un costo accessibile. Mi azzardo anche a dire che forse mescolando pezzi presi da questo, altri presi dai kit delle grandi spade e soldati provinciali, si potrebbero ottenere risultati eccellenti. A parte questo, poi c'è sempre il mondo della stampa 3D, dove le opzioni aumentano a dismisura. Vi basta una ricerca su Google per trovarvi di fronte a decine e decine di possibilità. In particolare vi segnalo la linea dei Cavalieri di Medronheim, della Highland Miniatures, i Guerrieri delle Montagne di Vaevictis e queste teste degli uomini nordici del nostrano Grimforge. Comunque, se avete qualche dubbio o curiosità sul gioco o sull'aspetto modellistico, vi invito a iscrivervi sul gruppo Facebook di Mordheim Italia, perché lì troverete tutte le risposte che state cercando. E con questo direi che è davvero tutto. Io come sempre ringrazio loro per avermi aiutata nella realizzazione del video e voi per avermi seguita fino a qui, e vi ricordo che se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al canale, e se siete ancora più curiosi mettete a cercare su Facebook, Instagram, TikTok o sul mio sito villanorespace.it. Come sempre vi lascio tutti i link in descrizione.